Cos'hai in faccia, Nicola? Cos'hai sull'occhio? Ti hanno dato un cazzotto? No, mi dispiace, ho preso una porta di faccia di notte. Quindi so che ora magari starete a guardare solo quello, però nei video dobbiamo fare, le porte di faccia capitano e quindi questo è quanto. Bella ragazzi, bella. Piccolo video oggi, quest'oggi su dosaggio e utilizzo dei nostri prodotti nei nanoacquari. Sapete che ci piacciono moltissimo i nanoacquari, tutti gli acquari molto piccoli. Abbiamo pensato di farvi un video per aiutarvi un po' con la gestione dei nanoacquari perché ci avete chiesto più e più volte in diverse occasioni come utilizzare meglio i nostri prodotti in nanoacquari. Siamo in mente di sviluppare una linea per i nanoacquari, per ora no. E quindi abbiamo pensato di farvi un piccolo video per aiutarvi nella gestione. Intanto facciamo una piccola distinzione tra i vari nanoacquari e semplicemente spiegarvi un poco quali sono le terminologie utilizzate, ma noi poi nel video non utilizzeremo queste terminologie per non confondervi, confondermi di tutti qua. Quindi parleremo semplicemente di litri, però generalmente come vengono divisi? C'ho sempre i miei piccoli appunti, ci mancherebbe. Femto, pico, nano, micro, mini. Allora, femto, generalmente, femtorif, questi sono termini che sono utilizzati un po' ovunque e più o meno indicano il litraggio e il tipo di sistema. Femto sono gli acquari che arrivano fino ai 5-6 litri, quindi veramente le bocce, quelli ci piace un sacco fare, bellissimi. Pico sono, diciamo, fino ai 20-30 litri, quindi sempre acquari molto piccoli. Nano acquari, nano reef sono intorno agli 80-100, possono essere. Non prendete proprio questi numeri alla lettera, è giusto per darvi un'indicazione. E mini intorno fino ai 150, quindi dai 100, 120, 140, 160, quindi ancora mini reef. Questi termini, come vi ho detto, non li utilizzeremo e parleremo direttamente di litri per non confonderci tutti quanti. Allora, come usare e gestire con Bea questi piccoli sistemi? La domanda che ci avete fatto più in assoluto è i batteri, il kit equilibrium. La paura di dosarlo in acquari troppo piccoli. Allora, su questo intanto voglio prima di tutto rassicurarvi. Considerate che questi sono prodotti che noi abbiamo sviluppato e quando li abbiamo sviluppati li abbiamo testati nei sovradosaggi oltre ogni limite. Considerate che anche a 20 volte il dosaggio consigliato, quindi 20 capsule in un 500 litri, 20 capsule di colpo, neanche proliferazioni batteriche da esplosioni di carbonio, per infinite ragioni, perché in questo caso specifico le nostre fonti di carbonio sono a lento rilascio, devono essere utilizzate dai batteri, metabolizzate dai batteri per essere utilizzabili e quindi comunque non portano mai questi spike, queste proliferazioni batteriche. A 20 volte il dosaggio non hanno mai dato nessun problema se non l'eccessiva efficacia. Non vi consigliamo ovviamente di dosarlo così. Nell'acquario di Clemons siamo andati tranquillamente a dosare una, anche 2 capsule nei momenti in cui abbiamo fatto degli interventi grossi. Però diciamo dosare una capsula in un acquario del genere non c'è assolutamente nessun problema. Ovvio, l'unica cosa a cui dovete stare attenti è che se l'acquario è già con i nutrienti molto bassi e voi esagerate nel dosaggio, rischiate di abbassarli ancora di più, ma in un acquario che ha magari qualche piccolo problema si deve intervenire con delle azioni risolutive per rimuovere appunto, risistemare, riequilibrare il sistema, potete tranquillamente in un acquario di queste dimensioni dosargli la capsula intera. Non vi spaventate, non vi preoccupate assolutamente. Detto questo, generalmente quello che consigliamo negli acquari di queste dimensioni è lavorare con prodotti più mild, più delicati, più dolci, come il BioBoost e in particolare in generale con il Vivo. Uno dei vantaggi di lavorare con sistemi piccoli è che l'efficacia del vivo è immensamente superiore perché si possono fare dosaggi anche generosi senza essere troppo impattanti da un punto di vista economico e come vi ho detto mille volte l'alimento vivo è sempre la prima scelta, il primo alimento, subito dopo il fresco, il congelato, bla bla, ve l'ho detto un'infinità di volte. Io in questo caso, per esempio, in questo genere di sistemi, qua magari parliamo di vaschette 10, 20, anche 50, anche 100, lavorerei piuttosto con il BioBoost, se l'acquario è già in condizioni ottimali e si vuole solamente fare della prevenzione, un riequilibramento leggero, quindi lavorerei con il BioBoost. La cosa bella è che appunto in un acquarietto del genere, un litro di BioBoost, cioè ve lo potete fare durare anche per 3-4 dosaggi, quindi farvi anche un mesetto tranquillamente, in cui una volta a settimana gli mettete i vostri 300 ml, 250-300 ml nel sistema e siete tranquilli. Quindi se dovessi darvi un consiglio di come gestire da un punto di vista batterico questo tipo di sistemi, vi direi
Se il sistema ha dei grossi problemi, potete lavorare tranquillamente con il kit Equilibrium utilizzando dosaggi generosi. Non vi preoccupate assolutamente di nulla. L'unica cosa, cercate di non arrivare a zero con i nutrienti. Se invece il sistema è già in salute, sta bene, dovete giusto fare delle piccole modifiche, lavorate con il BioBoost, che è un prodotto molto più mild, molto più leggero, molto più delicato per il sistema e comunque con delle capacità anche superiori da un certo punto di vista rispetto all'Equilibrium, che è un prodotto di impatto. Lavorare con il Bivo vuol dire anche poter inserire dentro fito, zoo, bentos e qualsiasi altra componente viva. Io onestamente in questo tipo di sistemi vi consiglio di lavorare così. Per esempio in acquari di queste dimensioni è veramente facile prendersi il suo litro di 4 componenti, un Sineco, un Green, un Mesocosmo Pro, un Micro. Farsi il proprio bicchierino da 300 ml e dosarlo tutti i giorni, tirate via un bicchierino di acqua salata e la buttate, gli inserite il vostro bicchierino con la vostra miscela di BioBoost, Mesocosmo Pro, Sineco, Green, siete sicuri che state lavorando su uno spettro molto vasto di alimentazione viva, quindi comunque molto positiva per il sistema, molto più leggera appunto per questi sistemi che magari non hanno dei metabolismi così tanto accelerati. Con i prodotti ovviamente la condizione è la stessa. Se lavorate per esempio con i pellet, con il colors, con il grow, con il bag, ma il bag principalmente degli alghivori, un alghivoro di grosse dimensioni in una vasca del genere non lo metterei assolutamente, quindi generalmente è molto meno utilizzato il bag, però in caso lavorate con questo tipo di prodotti semplicemente dosateli in proporzione, quindi piccole quantità cercando di non farli finire in giro. Detto questo, la vasca deve essere anche capace di metabolizzarli naturalmente, quindi anche un dosaggio classico come in una vasca grande, di dimensioni elevate, comunque con impianti di filtrazione molto spinti, anche un nanoriff ben fatto deve essere in grado di gestire un eventuale eccesso di nutrienti, quindi un eventuale eccesso di granellini che si sono sparsi in giro per il sistema. In questo caso comunque se volete lavorare con i prodotti liquidi è tutto molto più semplice e comodo da un punto di vista vasche piccole, perché si va a gocce, molto più gestibile. Altra cosa, oltre ai prodotti, quindi abbiamo detto un po' con l'alimentazione, prediligete il vivo e eventualmente prediligete le sospensioni liquide che sono più semplici da gestire. Per la parte batterica, come vi ho detto, si può lavorare benissimo con gli Equilibrium, anche dosando quantità generose, ma se volete stare un po' più tranquilli, un po' più leggeri, magari l'acquario è già stabile e non ci sono grossi spike di nutrienti o grossi problemi da sistemare, lavorate con il BioBoost, che è il migliore in questo caso. Parliamo ora del Resolve. Anche il Resolve ci avete fatto diverse volte la domanda: come faccio a dosare il Resolve nella mia vasca? Non ha sampo, non ha prefiltraggio. Allora, di base, qui sopra vi metteremo, o qui dietro, non so dove lo monterà Giacomino, vi metteremo il video di un acquarietto. Questo acquarietto, che come vedete dal video non ha nessun impianto di filtrazione se non una pompa di movimento, questo acquarietto si prendeva quei 4, 5, 6 cappucci di Resolve a settimana a occhi chiusi, tranquillissimamente, senza nessun tipo di filtrazione neanche meccanica. Quindi questo genere di prodotto non è necessario che sia asportato dal sistema, tirato fuori dal sistema, assolutamente no. Considerate che un buon sistema, un sistema stabile, riesce a metabolizzarlo e a integrarlo all'interno dei substrati sabbiosi come una sorta di mud, di fango. Quindi potenzia oltretutto la sua aggiunta la capacità di filtrazione dei substrati sottili, quindi gli SSB. Quindi il Resolve potete andarci tranquillamente anche in sistemi senza SAMP. Quello che vi dico è che in caso questa vasca che vi abbiamo mostrato non aveva nessun tipo di problema, girava benissimo, aveva un metabolismo molto spinto. In caso si debba utilizzare il Resolve per una manutenzione straordinaria, forte, quindi per risolvere un problema, le soluzioni sono due. Una, inserire una piccola parla di Perlon di prefiltraggio meccanico nella parte dietro. Generalmente questi acquari hanno delle sorte di microsampi integrate nel posteriore, dei filtri interni, quindi inserire una piccola parla di Perlon, fate passare quelle 2-3 ore, il tempo che l'acqua torni cristallina, a quel punto tirate fuori il perno, sciacquate, e se non volete utilizzarlo costantemente in gestione lo potete anche togliere, utilizzate solo nel momento in cui fate la grossa pulizia, il grosso sgrassamento del sistema. In caso non fosse possibile neanche utilizzare quello, magari vi ritrovate con un sistema veramente piccolo in cui non c'è nessun tipo di filtrazione, quello che vi dico è che nel caso
come prima ci siano fare gli interventi grossi in cui si fa flocculare del particolato organico, delle alghe, delle gitatine, delle mucillagini, se non avete neanche la possibilità di inserire un prefiltraggio nella parte dietro di Sampi integrata, quello che vi consiglio è di procurarvi un piccolo filtro rapido interno. Sì, ce ne fa di super interessanti, super compatti, molto efficaci per sistemi così piccoli. Perlon dentro, semplicemente Perlon, dosate i Resolve, fate la grossa pulizia, il grosso intervento, un paio di ore, tirate fuori il filtrino, lavate molto bene il Perlon e il filtrino lo riponete. Quello vi servirà in caso di eventuali future grosse manutenzioni o di grossi interventi. Vi potrà essere estremamente utile. Noi abbiamo sempre un filtrino dedicato per questo tipo di sistemi, soprattutto se non possiedono nessun sistema di filtrazione. Magari la volta che dovete fare un intervento è comodo avere un piccolo filtro esterno con cui lavorare. Quindi andateci tranquillamente anche con il Resolve senza nessun problema. Per quanto riguarda le varie componenti algali e Bentos o Cycle da inserire, la fortuna è di avere sistemi comunque molto piccoli in cui questo genere di prodotti hanno un'efficacia enormemente superiore. Inserire in un acquario di 35x35 un inoculo, già un solo kit di sabbia o di bentos, permette comunque di velocizzare in maniera estremamente forte la parte di maturazione dei substrati, della sabbia, delle rocce. Quindi avete la fortuna in questi sistemi così piccoli di poter lavorare in maniera forte con il vivo. La componente algale, anche lì la componente algale potete tranquillamente inserirla direttamente all'interno del sistema. Io in questo caso prediligerei delle componenti algali a crescita moderata, quindi per non rischiare varie invasioni sgradevoli. Quindi utilizzerei dell'alimenia, della gracilaria, tipi di alghe, o botreucladie, che abbiano una crescita relativamente lenta e che non siano infestanti come tipo di crescita. Quindi eviterei magari le caulerpe, in particolare le varie brachypus, le varie caulerpe molto aggressive, serulate, brachypus. Però dico, questa componente algale la potete inserire direttamente all'interno del sistema, tanto non avrete mai degli aganturidi che si nutriranno di questo genere di alghe, farete voi semplicemente una rimozione quando la loro quantità sarà, diciamo, eccessiva rispetto al metabolismo del sistema, comunque bevono le alghe, se ne bevono di nutrienti, però semplicemente la potete inserire direttamente all'interno del sistema, così come le altre varie componenti, i vari inoculi, ma questo è logico, anche le componenti di filtrazione biologica, di colonizzazione batterica, vari substrati. I cycle noi molto spesso li inseriamo direttamente all'interno dei sistemi. Semplicemente se per esempio fate una boccia e non vi piace esteticamente vederli, li metterete dietro la rocciata. Allo stesso modo le macroalghe, non volete che occupino spazio che vorrete destinare ai coralli, semplicemente cercherete di disporle dietro la rocciata. Quando la loro presenza sarà un poco troppo abbondante verso il vostro sistema, farete delle piccole potature. Diciamo, componente algale quindi è componente di filtrazione biologica, di colonizzazione batterica, substrati batterici, potete tranquillamente inserirli direttamente all'interno del sistema. Come vi abbiamo già detto, gli alimenti in punta di piedi a seconda del sistema. Non ci sono grosse altre differenze tra la gestione dei nostri prodotti in un acquario di 2, 3, 4, 500, 1000, 2000 litri piuttosto che in uno piccolo. Quello piccolo andrete in proporzione, tenderete a lavorare più con il vivo, tenderete a dosare in punta di piedi, sono acquari che reagiscono in maniera estremamente rapida, ma per il resto, componente algale, piccolo substrato sabbioso, 2, 3, 4 centimetri, benthos, microfauna, fitozoo, bioboost, e di base come alimenti personalmente utilizzerei Purex, magari vogliamo alimentare un po' il sistema per quanto riguarda lo zooplancton, sempre con componenti liquide che sono più comode, lavorerei con Zooplus. Vogliamo invece magari alimentare più i filtratori, dare più una componente di microalghe, lavorerei col Phytoplus. Detto questo, diciamo, la gestione si mantiene assolutamente identica. Con questo spero di avervi dato una mano, di avervi chiarito un po' le idee riguardo all'utilizzo dei nostri prodotti in sistemi estremamente piccoli. Un giorno spero che potremo fare delle serie in cui vi parleremo di sistemi piccoli, magari qualche piccolo allestimento, ma quello di Clemons è già un sistema piccolo. Quindi al prossimo video. Con questa vi saluto, spero che sia stato utile come sempre. Bella.